Onegaishimasu! Bentornati ragazzi in questo nuovo episodio. Secondo voi una cintura nera si può annullare? Secondo voi una cintura nera ha una scadenza? Insomma ragazzi, la domanda è questa: può in alcuni casi secondo voi una cintura nera essere revocata? Ma voglio andare anche oltre, non solo la nera, secondo voi può anche una cintura colorata come la blu, la cintura arancione, una cintura verde di karate, di judo, di una qualsiasi arte marziale, può essere annullata? Sicuramente questo è un discorso molto interessante. La risposta, ve lo dico subito, è sì e no allo stesso tempo, ma vi spiego tutto per bene in questo video, dopo la sigla. Bene, prima di tutto spieghiamo che un praticante di arti marziali, quando arriva a conquistare per esempio la cintura nera, lo fa, si spera, per dei meriti precisi. Cioè l'allievo in questione, il praticante, si è allenato e preparato talmente tanto e talmente bene nell'arte marziale che pratica, che viene reputato all'altezza di poter portare una nuova cintura, in questo caso diciamo una cintura nera, che ricordiamo è comunque un grado alto di ogni arte marziale, non altissimo come ho già spiegato in altri video dove parlo della cintura nera, ma comunque si può dire che sicuramente parliamo di una persona che si sta allenando da tantissimi anni. E quindi, per rispondere alla domanda se una cintura nera può essere annullata, se una cintura nera può essere revocata, dobbiamo fare alcuni esempi. In tutti i corsi di arti marziali capita a volte che alcune persone che avevano praticato l'arte marziale in passato e che avevano frequentato già una scuola di arti marziali ad un certo punto interrompono la pratica e insomma, arrivati a un momento della loro vita, decidono poi di ricominciare invece. Chiaramente da qualche parte lungo la loro strada delle arti marziali qualcosa è andato storto, le cose sono cambiate, magari avevano deciso di lasciare il karate o l'arte marziale in questione da parte, ma ecco che adesso, a distanza di anni, si sentono pronti a ricominciare di nuovo. A volte mi incontrano vecchi allievi per strada: maestro, vorrei ricominciare, quasi quasi vorrei ricominciare, posso? Assolutamente sì, rispondo sempre positivamente, perché sono sempre felice se qualche vecchio praticante pensa di poter riprendere. Grazie maestro, ero cintura blu, ricordi? Posso tornare con la mia vecchia cintura, giusto? E parliamo di questo. La cintura blu in questo caso rimane sempre valida? Perché non riesco a rispondere sempre come dovrei. Facciamo il punto della questione. Questa persona, che non si allena più da anni, diciamo, vuole presentarsi per ricominciare di nuovo a praticare arti marziali, ma vuole farlo indossando la sua vecchia cintura. Ecco un praticante che vive nel passato. In questo caso possiamo dire che effettivamente sì, la cintura ha una scadenza. Diciamo che potrei rispondere: ok, puoi tornare con la tua vecchia cintura, ma naturalmente sono sicuro che ti ricorderai tutto delle tecniche e del programma legato alla tua vecchia cintura. E non solo, mi aspetto anche che avrai sicuramente portato avanti gli allenamenti in modo costante, ma in realtà poi non è così. Queste persone non si fermano a pensare che sono le loro vere abilità importanti e non sono importanti le abilità percepite legate al ricordo che hanno della cintura che indossavano. E non c'è una risposta giusta in questi casi, sapete perché? Perché, come ho detto, in questo caso sì, la cintura ha una scadenza, ovvero la loro cintura è scaduta, non rappresenta più quello che loro erano, ovvero la cintura di fatto rimane in loro possesso. Sicuramente potranno continuare a legarla per farlo vedere agli amici, ma quella cintura non rappresenta più il loro livello di abilità, come di fatto loro stessi non rappresentano più il grado, quella cintura che indossano. Ma in alternativa, in modo provocatorio, potremmo proprio prenderlo sul serio questo discorso, e probabilmente per chi crede che il sapere sia legato alla cintura, alla domanda: ok, posso tornare con la mia cintura blu per esempio, perché non indossare semplicemente e direttamente una cintura nera? Perché iniziare da bianca o iniziare da un altro grado? Se proprio il sapere e l'abilità è legata alla cintura, allora compriamone direttamente una nera, e non una nera normale, magari compriamone direttamente una con 5 dan, con magari anche qualche drago disegnato sopra, che fornirà ancora più forza ed energia. Ma non funziona così. In questo caso non solo le cinture scadono, ma diventano anche un problema. I maestri conoscono bene questa situazione e succederà nel tempo che un veterano torna ad allenarsi nel karate indossando la sua vecchia cintura sudata e malandata.
E il problema poi è che questa cosa riguarda un po' tutte le ex cinture e un po' tutti gli ex praticanti. Ho avuto cinture marroni e cinture nere con la stessa identica domanda. Torno a lezione. Naturalmente torno con la mia cintura, maestro. Il problema infatti sta proprio nel fatto che molte persone pensano che la cintura di karate sia un simbolo congelato nel tempo del loro livello di abilità e che una volta che ti sei guadagnato la cintura, quell'abilità ormai sarà tua per sempre. Insomma, la percezione è che dopo aver fatto quell'esame ormai quelle abilità saranno conservate per sempre. Ma la brutta notizia è che il proprio livello di abilità non rimarrà fermo nel tempo e congelato nel tempo invece. Citando la frase di un grande maestro del passato, chi abbandona il karate è come se non lo avesse mai praticato. La cintura nera o qualsiasi altra cintura grado guadagnato nelle arti marziali è proprio come una medaglia vinta. Ti alleni molto duramente per anni, fai un passo avanti, fai del tuo meglio, versi del sudore e sangue e te lo guadagni. È una misura del livello che hai mostrato in quell'occasione in particolare, che è avvenuta però nel passato, non adesso. Credere che una cintura marziale sia un contenitore della forza che congelerà nel tempo il proprio livello di abilità è come un vecchio atleta che ormai non si allena più ma che va in giro orgoglioso con la sua medaglia d'oro vantandosi di averla vinta. Naturalmente quella medaglia rappresenterà quello che è, un merito senza dubbio, ma un merito ormai passato. Chi la indossa è per ricordare a tutti che una volta ha compiuto una bella impresa, lasciando un po' intendere a tutti però che ha il potenziale dentro di sé per farlo di nuovo se necessario. Ma ancora una volta questa persona non considera che lui non è più lo stesso atleta di quegli anni o di quel periodo. Le abilità nelle arti marziali infatti vanno coltivate e mantenute nel tempo. Moltissimi maestri di karate si allenano ogni giorno e non abbandonano mai il loro cammino perché lo sanno che fermarsi vorrà dire perdere tutto e non esiste cintura nera che possa ridargli il loro sapere. Maestri e praticanti degni cercano di rappresentare sempre la cintura che portano. Ma ci sono anche tante persone che una volta legata alla loro cintura credono di non avere più niente da dimostrare e più niente da imparare. Non importa se questa cintura risale a 10, 20 o 30 anni prima, anzi con molto orgoglio parleranno spesso di loro stessi, di come erano bravi anni e anni prima. Ma ragazzi, parliamoci chiaro, di un praticante che ormai non esiste più, a chi può importare? Quindi diciamo, arrivati fino a questo punto possiamo capire che non è necessario togliere o annullare il grado a una persona che magari abbandona l'arte marziale, perché sarà la cintura stessa che abbandonerà il praticante nel momento esatto in cui deciderà di smettere, di non legarsela più alla vita. Voglio raccontarvi questo piccolo aneddoto. Una mia allieva una volta ha sostenuto il suo esame di cintura nera. Ha superato l'esame, ma una volta tornata a lezione è tornata con la sua cintura marrone. Ti starai chiedendo che non c'è niente di speciale in questo, fino a un certo punto, perché il fatto è che questa ragazza era davvero diventata dopo l'esame una cintura nera, ma per qualche ragione è tornata a lezione con la sua vecchia cintura. In quel momento credevo che l'avesse dimenticata oppure che ancora non si fosse comprata la sua nuova cintura nera, ma anche nelle lezioni successive ha continuato a presentarsi con la cintura marrone. In pratica ho capito che non era rimasta soddisfatta del suo esame, in qualche modo aveva capito che lei sentiva di non avere in quel momento le abilità di una cintura nera e quindi ha scelto momentaneamente di degradarsi, praticamente si è annullata da sola la cintura. Perché? Perché non si sentiva una cintura nera. Ho davvero apprezzato questo gesto di umiltà e gli ho detto che non c'era bisogno che tornasse a lezione con la sua vecchia cintura. Le ho detto che il giorno dell'esame le ho conferito la cintura nera per tanti motivi ed il suo obiettivo dovrebbe essere quello di ricordare questa cosa e sostenere l'impegno che una cintura nera deve avere. Perché posso capire in effetti che alcuni insegnanti potrebbero trovare offensivo che i loro studenti si degradino in quel modo. Potrebbero pensare che l'allievo stia pensando che il loro maestro abbia fatto un po' un errore di valutazione, ma in realtà per me non è stato così. Questa ragazza ha continuato a indossare la sua cintura marrone per molto tempo e non solo, ha voluto sostenere di nuovo la sua prova di esame in un altro momento. E questo sì che è un punto di vista giusto. Questo aneddoto incarna quello che numerose persone non sono mai riuscite a comprendere. Il tuo sapere non è custodito dalla cintura, ma da te stesso.
ed è meglio che tu sia pronto a dimostrarlo in ogni momento, perché alla fine la cintura, come disse il grande Bruce Lee, serve solo per tenere su i pantaloni. Ma concludendo, allora, la cintura nera o una qualsiasi cintura si può annullare? Beh, ci sono maestri che lo hanno fatto. Conosco alcune persone che si sono fatti annullare il loro grado, la loro cintura nera da ben 2 scuole. Beh, se il maestro che ha rilasciato quel grado si accorge che poi ci sono grosse mancanze nella pratica o nel comportamento, beh, in quel caso può non convalidare la cintura e cancellarla. Va da sé che naturalmente questo non impedisce al praticante, a chi ha sostenuto l'esame, di presentarsi poi in un'altra scuola e dichiarare che è già una cintura nera, per esempio. Qui starà alla valutazione del nuovo maestro capire che quella cintura dichiarata in realtà non ha alcun valore. Ma la riflessione più importante è sul fatto che sarà la cintura stessa a scadere nel tempo se lo studio e l'allenamento non sarà costante e portato avanti. Sarete una cintura senza credibilità, anzi sfoggiare una cintura nera senza averne le abilità vi farà catalogare dai vari maestri come un praticante ormai irrecuperabile, al quale non conviene più dare nessun insegnamento. Concludendo posso dirvi anche che comportamenti scorretti e pericolosi all'interno dei corsi di arti marziali potrebbero farvi perdere la vostra cintura, ma non solo, ci sarà anche la possibilità di essere allontanati anche dalla scuola. Insomma ragazzi, spero di aver soddisfatto la curiosità di questa domanda e quindi adesso sapete che una cintura può scadere e una cintura può essere anche ritirata. Allo stesso tempo però una qualsiasi cintura può essere indossata da chiunque senza però averne le caratteristiche tecniche. Bene ragazzi, il video finisce qui. Fatemi sapere nei commenti se voi siete stati testimoni di alcune cinture annullate o di alcuni esami che sono stati poi dichiarati non validi. Mi raccomando ragazzi, continuate a iscrivervi al canale, condividete i miei video, lasciate like, ma soprattutto lasciatemi un commento perché io leggo e rispondo a tutti i vostri commenti. E noi ci vediamo al prossimo episodio. Domo arigato! この時を待ってたぜ!